were originally studied separately, but we now know that they are manifestations of a single force, electromagnetism. As an electric field surrounds an electric charge and produces a force that affects other charges. So a magnetic field surrounds a magnet and produces force that acts on other magnet. Like an electric charge, a magnet will attract or repel another magnet. Electromagnetism is based on the fact that the motion of electric charges can produce a magnetic field, and changing the magnetic fields can produce electric currents. For example, passing electric current through a coil of a wire makes the coil a temporary magnet called electromagnet. The electric current creates a magnetic field around the coiled wire. If the direction of the current changes, the north and south poles of the electromagnet change place. Magnetic can in turn produce an electric current by means of electromagnetic induction. A magnet moving through a coil of wire, for example, causes the voltage to vary from point to point along the wire. Generators produce electric current through this process. Fin dall'antichità era nota la proprietà della magnetite attrae la limatura di ferro. In un pezzo naturale di magnetite spesso si distinguono diversi punti in cui questa si va a concentrare. Ad essi si dà il nome di poli magnetici. Uno studio sistematico di tale proprietà conduce a distinguere i poli magnetici in due soli tipi, polo nord e polo sud. Il primo positivo e il secondo negativo. Un magnete è costituito da una sbarretta di materiale ferromagnetico, ad esempio l'acciaio, a cui estremi sono concentrati i due poli suddetti. Il nome scelto per essi dipende dal fatto che una tale sbarretta si dispone quasi secondo la direzione di un meridiano terrestre. I due poli magnetici prendono il nome del polo geografico verso il quale sono rivolti. Su questo principio si basa il funzionamento della bussola. Sia il polo nord che il polo sud hanno la proprietà di attrarre i pezzettini di ferro, facendo pensare a un fenomeno analogo all'induzione elettrostatica. Questo fenomeno avviene quando un corpo elettrizzato positivamente attira a sé la parte negativa di un corpo neutro e respinge la parte positiva. Inoltre, disponendo di due magneti, come questi due, possiamo constatare facilmente che poli omonimi si respingono e poli eteronomi si attraggono. Questo ci farebbe supporre l'esistenza di una massa magnetica concentrata sui poli di un magnete, da qui l'intuizione di Paul Dirac del 1831 che teorizzò l'esistenza di una carica magnetica con una sola polarità. Questo serve a spiegare il valore della carica elettrica di un protone e di un elettrone, anche se a questa ipotetica grandezza non è possibile dare caratteristiche fisiche reali, grazie all'esperienza della calamita spezzata. Quest'ultima mostra che, spezzando in modo trasversale una calamita, otteniamo due calamite diverse. Coulomb determinò il comportamento della forza magnetica tra due masse magnetiche. La legge che egli elaborò è uguale alla legge che abbiamo studiato nei capitoli precedenti dell'elettrostatica. Infatti, la forza è uguale alla costante di proporzionalità moltiplicata al valore assoluto del prodotto delle due masse, tutto fratto la distanza al quadrato. La forza è direttamente proporzionale al prodotto delle due masse e inversamente proporzionale alla loro distanza al quadrato. Il campo magnetico non è altro che una perturbazione dello spazio intorno a una carica. Quando avviciniamo un ago magnetico vicino al campo, possiamo vedere che quest'ultimo si altera, proprio perché il campo magnetico è un campo vettoriale, dove le linee di forza hanno direzione, che è la direzione che prende l'ago, il verso che va da nord verso sud è il modulo. Le linee di forza le possiamo percepire grazie ai vari esperimenti con la limatura di ferro.
nel 1600 Gilbert disse che la Terra era come un enorme magnete e infatti il campo magnetico creato da quest'ultimo è molto simile al campo creato da una barra magnetica inclinata di 11,7 gradi. Egli studiò questo fenomeno allo scopo di migliorare la determinazione dell'orientamento. Il campo magnetico terrestre è dovuto al ferro fluido del nucleo. Esso non si espande grazie al vento solare che è un flusso di elettroni e di protoni. Esso rimane tutto nella magnetosfera. L'intensità del campo magnetico terrestre può andare da 2 per 10 alla meno 5 a 7 per 10 alla meno 5 Tesla. È possibile misurare la forza che un magnete esercita su un tratto di filo rettilineo percorso da corrente. Collegando questo filo ad un generatore elettrico disposto fra le estremità di una calamita a ferro di cavallo, disponendo di un dinamometro, possiamo dare un valore a quello che noi chiamiamo forza magnetica. La formula che ci permette di trovare la forza magnetica è F uguale B per I per L, perciò la forza magnetica, che è direttamente proporzionale alle tre componenti che ora sto per dire, è uguale al rapporto fra il campo magnetico, l'intensità di corrente e la lunghezza del filo. Partendo da questa formula ricaviamo la formula inversa del campo magnetico, che è B uguale F fratto I per L, perciò la forza magnetica fratta l'intensità di corrente per la lunghezza del filo. Il campo magnetico è direttamente proporzionale alla forza magnetica e inversamente proporzionale all'intensità di corrente e alla lunghezza del filo. Il campo magnetico si misura in Tesla in onore dell'ingegnere serbo Nikola Tesla, che studiò fenomeni elettrici e magnetici. Possiamo affermare che il Tesla è un Newton su un ampere al metro. Alterando una superficie chiusa con il campo magnetico, affermiamo che le linee entranti sono uguali a quelle uscenti, perciò attraverso il teorema di Gauss per il magnetismo affermiamo che il flusso del campo magnetico, che si indica con Φ, con M, è uguale a 0, quindi il flusso del campo magnetico è nullo. Il flusso del campo magnetico si misura in Weber, che non è altro che un Tesla al metro quadro. Una corrente elettrica che scorre lungo un filo rettilineo fa ruotare un ago magnetico posto nelle sue vicinanze. Possiamo fare l'esempio che se prendendo della limatura di ferro e spargendola su una superficie, ponendo su di esso un filo rettilineo, facendo passare sopra questo filo della corrente elettrica, possiamo vedere che questa limatura di ferro si espande in maniera concentrica. E questo è un esperimento fatto dallo scienziato Oersted nel 1920. Ampere affermò che facendo passare della corrente elettrica attraverso due fili paralleli possiamo notare che i due fili si attraggono. Se invece la corrente elettrica scorre in verso opposto, i due fili si respingono e da qui nasce la sua legge che verifica la forza magnetica fra conduttori rettilinei paralleli. F uguale a Km che moltiplica I1 per I2 per L fratto D. E da qui la forza è direttamente proporzionale all'intensità di corrente e alla lunghezza del filo ed è inversamente proporzionale alla distanza tra i due fili. Nel sistema internazionale la costante di proporzionalità vale 2 per 10 alla meno 7 Newton fratto Ampere alla seconda. Nel 1820 Biot e Savart, che erano dei fisici francesi, determinarono per via sperimentale quella che oggi noi conosciamo come la legge di Biot-Savart, dove nel vuoto l'intensità dell'induzione magnetica B di un filo rettilineo infinito percorso da una corrente di intensità I in un punto P a distanza dal filo è direttamente proporzionale all'intensità di corrente e inversamente proporzionale alla distanza.
Gli esperimenti Ampere dimostrano che una corrente elettrica può generare un campo magnetico, perciò un conduttore può diventare un magnete. La corrente non può essere distribuita solo su un filo rettilineo, ma anche in altri due elementi, la spira e il solenoide. Una spira si può comportare come un magnete, poiché in base al senso in cui scorre la corrente, questa può avere due poli magnetici. Il campo magnetico al centro della spira è direttamente proporzionale alla corrente e invece è inversamente proporzionale alla distanza. Un solenoide o bobina è un filo avvolto su se stesso, creando così una serie di spire uguali fra di loro. Dentro un solenoide, conoscendo l'intensità di corrente I, il numero di spire n e la sua lunghezza, il campo magnetico risultante è B uguale μ con 0 per n per I fratto L. Questa formula vale però solamente quando il solenoide è vuoto, ma se è presente qualche materiale estraneo, entra in gioco la permeabilità magnetica relativa, chiamata appunto μ con R. Sapendo che il campo magnetico esercita una forza su un filo percorso da corrente e che questa è prodotta dal movimento di un grande numero di elettroni, il fisico olandese Lorentz studiò l'effetto dei campi magnetici sul movimento di queste particelle cariche, elaborando quella che noi chiamiamo forza di Lorentz. Per trovare la forza di Lorentz dobbiamo fare carica elettrica per velocità per il campo magnetico. La forza magnetica è direttamente proporzionale a tutte le tre componenti. Siccome stiamo parlando sempre di vettori, compresa la forza magnetica di una particella carica, sapendo che questa è perpendicolare alla velocità del campo magnetico, l'esperimento della mano destra spiega appunto in modo elementare questa caratteristica. Infatti, aprendo la mano destra, il pollice indicherà la velocità e le altre dita indicano il campo magnetico, mentre il palmo della mano indicherà la forza risultante. In base ai valori della permeabilità magnetica relativa si distinguono materiali: diamagnetici come argento, rame, acqua, il cui X è minore di 1, paramagnetici come aria, alluminio e platino, il cui X, che varia in base alla temperatura, è leggermente maggiore di 1, ferromagnetici come ferro, nichel e cobalto, in cui X, che varia in base al campo magnetico e alla temperatura, può raggiungere una grandezza di ordini di 10 alla terza e 10 alla quinta. I poli magnetici si sono invertiti decine di volte nella storia della Terra. Una ricerca italiana ha scoperto che il tutto potrebbe avvenire rapidamente. La mancanza di campo magnetico, che precede l'inversione dei poli, potrebbe avere conseguenze sui sistemi satellitari e la distribuzione di energia elettrica. Questo perché, con un campo magnetico più debole, il vento solare potrebbe arrivare fino a Terra e influenzare tutti i sistemi basati sull'elettricità. Negli anni 70 hanno rilevato che nell'uomo è presente un innato senso della direzione e che questo viene ostacolato dalla presenza di potenti fonti magnetiche. Quindi si arrivò alla conclusione che gli animali, come gli uomini, utilizzano una sorta di bussola naturale per l'orientamento. Tutto ciò lo possiamo riscontrare in moltissimi animali, dagli uccelli ai pesci, dalle api alle tartarughe, eccetera. Ma anche nei nostri animali domestici, come il gatto. Infatti alcuni scienziati pensano che il fenomeno dell'homing, cioè la capacità di un animale di orientarsi verso una posizione attraverso aree sconosciute, esso sia legato ad una loro sensitività al campo magnetico della Terra. Si presume che i gatti assegnino alla propria abitazione il punto di riferimento e che si orientino sempre in base a quello. Infatti, come abbiamo studiato, la Terra è coperta da campi magnetici, forze invisibili che si respingono o si attraggono a seconda che siano cariche positive o negative. Ogni posizione sul pianeta ha una sua firma magnetica, basata sulla forza del campo, in quel dato punto nel tempo e nello spazio. Per questo molti animali si comportano come vere e proprie bussole, e questo ci porta ad affermare che il magnetismo è quotidianamente presente nella nostra vita.
Definibile settimo senso, la magnetorecezione è l'abilità sensoriale di percepire la presenza di un campo magnetico, in particolare quello terrestre. Un'equipe di scienziati del California Institute of Technology ha affermato che il cervello umano sarebbe in grado di rispondere a cambiamenti nel campo magnetico terrestre. A 34 persone è stato chiesto di entrare in una gabbia e sedere su una sedia di legno nell'oscurità, dando le spalle al sud. Dopodiché gli scienziati hanno applicato campi magnetici in diverse direzioni, registrando l'attività cerebrale dei partecipanti mediante l'elettroencefalogramma. Analizzando i risultati, è stato osservato che alcune particolari condizioni sperimentali innescavano un cambiamento nelle onde alfa del cervello dei partecipanti. In particolare, tale cambiamento si è registrato quando il campo magnetico era puntato verso nord. Secondo gli autori, queste osservazioni suggeriscono che il corpo umano sia in grado di distinguere inconsciamente il nord dal sud. Sfruttando il loro istinto a volare verso il luogo natio, ogni qualvolta ne vengono allontanati, per addestrarli bisogna farli crescere in una determinata colombaia e allenarli poi gradualmente nell'arte del ritorno. Fondamentale fino al secolo scorso, l'uso dei colombi o piccioni viaggiatori si diffuse già nell'antico Egitto con i primi allevatori che ne affinarono le potenzialità attraverso processi di selezione e incroci di razze. Durante l'allevamento gli uccelli familiarizzano con la colombaia, facendovi ritorno da distanze crescenti. Dopodiché, per spedire un dispaccio da un luogo A a un luogo B, basta legarlo alla zampa di un colombo allevato nel luogo di destinazione B e liberare l'animale nel luogo da cui deve partire il messaggio A. Come questi uccelli si orientino per molte centinaia di chilometri non è del tutto noto, ma si ipotizza che abbiano nel cranio una sorta di bussola correlata al magnetismo terrestre, oltre a vantare un olfatto e una vista straordinaria. Freud ha interpretato e spiegato i sogni in chiave premonitrice e rivelatrice di desideri e traumi, ma secondo uno studio dello psicologo Lipnicki del Centro di Medicina Spaziale di Berlino, i sogni con incubi non sono provocati da particolari condizioni psicologiche, ma dall'attività magnetica esistente. È ben noto che un'attività magnetica bassa comporta un'elevata produzione di melatonina, un potente ormone responsabile tra l'altro della qualità dei sogni. Lipnicki ha annotato meticolosamente i suoi sogni dal 1900 al 1997, per un totale di 2387 sogni, e li ha poi suddivisi in 5 categorie a seconda del grado di stranezza, dal grado più basso, rappresentativo della realtà, fino al più alto, completamente scollegato dalla realtà. Lipnicki ha vissuto a Perth in Australia e per la sua ricerca ha preso in esame l'attività magnetica quotidiana di quella zona, mettendola a confronto con il grado di assurdità dei sogni. I risultati sono stati sorprendenti. I sogni più strambi si verificavano proprio nei giorni in cui l'attività magnetica era più bassa e il livello di melatonina nel cervello era molto alto, ma l'attività magnetica è causata dall'interazione del flusso di particelle che fuoriesce dal Sole, il cosiddetto vento solare, con il campo magnetico terrestre, e quindi i sogni non sarebbero legati all'inconscio, ma anche all'attività più o meno turbolenta del Sole. L'aurora boreale è uno tra i più affascinanti fenomeni naturali che si verificano sul globo terrestre. Essa rientra nella categoria dei fenomeni ottici dell'atmosfera, a cui appartengono anche i fulmini, gli arcobaleni e le glorie. Ad un livello più strettamente scientifico, l'aurora boreale è prodotta dalle particelle solari, quindi il vento solare, e vengono spinte a grande velocità contro il campo magnetico, entrando così in collisione con gli atomi dei gas presenti negli strati più esterni dell'atmosfera. Questo grande movimento di particelle produce energia che genera nei nostri occhi luci di varie lunghezze d'onda, quelle che noi chiamiamo archi aurorali. Visto che la carica di elettroni del Sole viene indirizzata verso i due poli magnetici della Terra, il polo nord e il polo sud, sarebbe più giusto chiamare il fenomeno aurora polare, e distinguendola così poi in aurora boreale o australe, a seconda dell'emisfero in cui essa avviene. È detto punto di Curie quel valore di temperatura al di sopra del quale un materiale ferromagnetico perde alcune delle sue proprietà, come la magnetizzazione.